Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo progetto facile, facile, facile. È una maglia top down con questo modo di mettere gli aumenti particolari e che sembra comunque una rete continuata, non sembra che ci siano gli aumenti. Veramente molto facile, molto veloce, fatta con questo punto rete veramente alla portata di tutti, anche alle più principianti. Io ho voluto fare la versione maglietta, ma volendo si può allungare il bordo, fare un copricostume, fare un abito mare, allungare la manica, farla a tre quarti, allungare la manica come si vuole. È veramente un progetto facile, molto duttile, si può adattare per più modelli. Vi lascio al video. Per questo progetto ho usato questo filato che è un cotone ecologico riciclato, poco ritorto, molto grezzo, ma per i lavori estivi così molto traforati a me piace tanto, e l'ho lavorato con un uncinetto del numero 5. Questo cotone l'ho preso nei grandi magazzini Action, però non tutti hanno a disposizione quel grande magazzino vicino casa. Un ottimo sostituto, anzi è praticamente identico. Non so se a livello di scelta di colore riuscite a trovare questo colore, ma quello che può sostituirlo veramente in maniera impeccabile è il cotone Ecodonni della Tessiland. Se non mi sbaglio anche i gomitoli da 100 grammi con la stessa metratura, 150 metri, e questo appunto pesa 100 grammi e a 150 metri di prodotto. Se non mi sbaglio anche l'Ecodonni è disponibile in questo formato. Dopodiché avremo bisogno di 4 marcapunti e 1 metro da sarta. Il lavoro l'ho impostato in questa maniera. Ho realizzato una catenella di 80 centimetri. 80 centimetri mi hanno dato un numero di 94 catenelle che ho diviso in questa maniera. 4 catenelle sono gli angoli, quindi ne dobbiamo togliere 4. 1, 2, 3, 4 e me ne restano 90. Di queste 90 ho realizzato 4 segmenti da 19, la parte della spalla, 31, quelli che andranno poi a formare i pannelli del davanti e del dietro, e 19. La somma di questi numeri mi dà 90. Una cosa importante, che lavorando a punto rete avremmo bisogno come partenza di un numero dispari di catenelle tra un marker e l'altro, quindi escludendo i punti dove faremo gli aumenti, all'interno dovremmo avere sempre un numero dispari di catenelle. Ora vado a montare le mie 94 catenelle. Ho realizzato la mia catenella e man mano che montavo e contavo le maglie ho inserito i marcapunti. Ora questa catenella andrà messa tutta dal dritto in maniera perfetta. Poi andiamo a prendere le due estremità una volta messa bene dal dritto e andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché saliremo con 3 catenelle che sarà il nostro primo punto alto. Faremo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella dove sono andata a chiudere il giro e faccio un punto alto, e così abbiamo fatto il nostro primo aumento. Aggiungo una catenella di separazione, salto quella che è una catenella di base, entro nella catenella successiva e faccio un punto alto. Faccio una catenella di separazione, salto una di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto, praticamente un semplicissimo punto rete. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella dopo con un punto alto e andiamo avanti in questa maniera, catenella punto alto, finché arriviamo al marcapunti e dopo faremo l'aumento. Sono arrivata al marcapunti, vicino al marcapunti. Come vedete qui mi manca una catenella,
quindi aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto appunto la catenella che è rimasta fuori, vado nel punto marcato e vado a fare l'aumento, quindi punto alto, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, di nuovo punto alto nella stessa catenella di base, dopodiché vado a riprendere con il punto rete fino all'aumento, quindi catenella, salto una catenella di base, vado in quella successiva e faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto uno, vado in quella dopo e faccio un altro punto alto. Vado avanti così finché trovo il marker. Ho lavorato l'ultimo punto alto, faccio una catenella, salto quella che è l'ultima catenella restante, entro dove ho il marker e faccio l'aumento. Quindi punto alto, 3 catenelle e di nuovo punto alto. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una di base e riprendo col punto rete. Quindi andremo a terminare tutto quello che è il nostro girocollo in questa maniera, quindi facciamo catenella e punto alto finché arriviamo al marcapunti. Arrivati al marcapunti facciamo l'aumento, dopodiché andremo a lavorare il segmento più lungo e ci vediamo per la chiusura del lavoro del giro. Ho fatto l'ultimo punto alto del giro, aggiungo la catenella di separazione e vado a chiudermi nella terza catenella partendo dal basso delle 3 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto dell'inizio giro, dopodiché camminerò coi punti bassissimi nella catenella successiva, ci vuole un po' di pazienza ma solo per l'aumento iniziale, una, e mi infilo nella catenella centrale delle 3, cioè la seconda, e vado a fare l'aumento direttamente nella catenella, quindi faccio 3 catenelle, 2 e 3 di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella dove sono entrata col punto bassissimo e ho fatto l'aumento, dopodiché aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto e vado direttamente nel punto che trovo, il punto alto, quindi catenella, filo sull'uncinetto, punto alto, nel punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, punto alto, nel punto alto, e vado avanti a lavorare col punto rete fino al prossimo aumento. Qui ho trovato l'aumento, quindi entrerò nel punto alto dell'aumento sottostante e faccio un punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella centrale, non entro nell'archetto, entro nella catenella centrale. Facendo in questo modo non si vedono gli aumenti e sembra tutta una rete unica, però vabbè, si può anche entrare nell'archetto. A me piace di più così, alla fine è sempre una questione di gusto personale. Quindi ho fatto il mio punto alto nella catenella centrale delle 3 dell'archetto sottostante, ho fatto le 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto nella stessa catenella di base. Quindi catenella, trovo subito il punto alto e lo vado a lavorare e vado a lavorare a punto rete tutto il segmento, quindi catenella dove c'è la catenella e punto alto dentro il punto alto del giro sottostante, quindi catenella, qui al punto alto faccio il punto alto, catenella, punto alto e ci vediamo al prossimo aumento. Ho lavorato l'ultimo punto alto, qui mi ritrovo l'aumento, quindi faccio la catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto dell'aumento con un punto alto, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, entro in quella centrale, quindi 1, 2, e faccio un punto alto, 3 catenelle,
filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella e faccio un punto alto. Abbiamo fatto un altro aumento, catenella, qui subito dopo ho il punto alto, qui la catenella si è un po' rimpicciolita, quella in mezzo però c'è, quindi entro nel punto alto e faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, punto alto e faccio un punto alto. Andiamo avanti a lavorare fino al prossimo aumento in questa maniera. Ho fatto l'ultimo punto alto prima dell'aumento, catenella, filo sull'uncinetto, qui ho l'aumento, entro nel primo punto alto dell'aumento e faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, conto 1 2, entro in quella centrale e faccio anche questo aumento, quindi punto alto, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e punto alto, catenella di separazione, abbiamo il punto alto subito dopo e lo andiamo a lavorare, quindi di nuovo catenella e punto alto e andiamo avanti fino al prossimo momento, che sarà quello della chiusura del giro. Faccio una catenella e mi trovo alla fine del lavoro, praticamente vicino all'aumento iniziale del giro, quindi entro in quelle che sono le catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto del giro precedente, entro, faccio un punto alto, una catenella di separazione e vado a chiudermi nella terza catenella partendo dal basso, quindi 1 2 e 3, con un punto bassissimo, dopodiché ripeto, cammino con i punti bassissimi, quindi catenella numero 1, punto bassissimo, catenella numero 2 che è quella centrale dove ci fermeremo, punto bassissimo, ops, qui saliamo con 3 catenelle e di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella di base e faccio l'aumento, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi quello che è il mio primo punto alto, quello che trovo subito dopo, e vado avanti a lavorare in questa maniera finché non ho raggiunto la misura dello sprone che mi interessa, e questo in base alla vostra taglia. Praticamente ci fermeremo al sottomanica, però io la terrò, essendo una maglia appunto rete e la voglio morbida, la terrò piuttosto ampia, sia di sottomanica che di circonferenza. Ci vediamo quando ho finito lo sprone. Ho finito il mio sprone, adesso vado a ripiegarlo e lo misuriamo. Quindi ho una semicirconferenza della manica di 21 per quel che riguarda i pannelli, cioè la vestibilità, è 51 centimetri. Io mi fermo, per me va bene e vado a chiudere. Qualora voi foste più minute, semplicemente farete meno giri e vi ritroverete con uno scalfomanica più corto e dei pannelli più stretti. Qualora invece aveste bisogno di più, continuate. Una volta che avete raggiunto però lo scalfomanica, la misura che desiderate, e vi mancano ancora dei centimetri, mentre chiudete il giro aumentate mettendo delle catenelle, tenendo sempre presente il numero di multipli che ci serve. Quindi ho chiuso il mio ultimo giro e cammino con un punto bassissimo. Prima di andare nel punto bassissimo centrale, avvicino l'altro lembo dello stesso lato, cioè quello più corto, quello dello scalfomanica. Entro nel punto centrale, vado nel punto centrale dell'altro angolo, chiudo con un punto bassissimo, salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione
filo sull'uncinetto ed entro nel punto alto che trovo subito dopo. Così abbiamo chiuso il nostro scalfo manica. Dopodiché vado avanti a lavorare a punto rete per tutto questo lato e ci vediamo quando andremo a chiudere anche l'altro scalfo. E ho eseguito il mio ultimo punto alto, quello dell'ultimo aumento del segmento che ho appena lavorato. Quindi faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro in quella che è la catenella centrale dell'aumento del giro che abbiamo fatto in precedenza, vado a prendere l'altro lembo, lo ripiego ed entro nella catenella centrale. Dopodiché esco e lavoro il punto alto normalmente, così abbiamo chiuso anche l'altro fianco. Catenella, filo sull'uncinetto e vado a lavorare normalmente il punto rete finché arriviamo alla fine del giro. Ci vediamo per la chiusura. E sono arrivata all'ultimo punto, quindi entro, faccio il mio punto alto, catenella di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella partendo dal basso, quindi 1 2 3, quella delle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del giro sottostante. Mi chiudo con un punto bassissimo e riparto, salgo con 3 catenelle, ne aggiungo una di separazione, filo sull'uncinetto, vado a farmi il mio punto alto e vado a lavorare così finché non ho ottenuto la misura, la lunghezza di cui ho bisogno. E ho finito il corpo della maglia, ho lavorato per altri 37 centimetri per un totale di 24 giri. Ora passeremo alle maniche. Io una l'ho già fatta, ho tenuto una manichina corta e morbida, ho lavorato per 6 giri in totale in più, quindi a questo punto riprendo il filo e l'uncinetto, faccio un nodino di sicurezza, entro in un punto qualunque nel punto alto, faccio un punto bassissimo e salgo con 3 catenelle, aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare il punto rete normalmente come abbiamo fatto finora, quindi catenella e punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto. Quando arrivo dove ho unito lo sprone, qui ho fatto punto alto, faccio la catenella, filo sull'uncinetto, vado qui dove ho unito lo sprone, entro e faccio un altro punto alto, così almeno resterà più omogeneo facendo questo lavoro. Quindi catenella, vado al punto alto successivo, quindi andremo a fare tutto il giro, arriveremo qui, chiuderemo con un punto bassissimo e ripartiremo col lavoro per altri 5 giri, almeno io lo farò per altri 5 giri, per un totale di 6 giri in tutto. Ci vediamo quando ho finito la maglia. Sono al mio sesto e ultimo giro, quindi faccio l'ultima catenella, vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla catenella dell'inizio giro, faccio un nodino di sicurezza, taglio il filo e voilà.
Ora non mi resta altro da fare che nascondere tutti i fili, perciò prendo un ago da lana e siccome il cotone è piuttosto grosso userò questo con la cruna in silicone. Vado a prendere i miei fili e li nascondo tra i punti del lavoro fatto. Vedremo il lavoro finito sul manichino. Ed ecco il lavoro finito sul manichino, è veramente molto molto semplice ma anche bella allo stesso tempo. Per quel che riguarda i consumi, io non ho usato nemmeno 3 gomitoli da 100 grammi, quindi meno di 300 grammi per una taglia M comoda. Io ve lo, appunto, come dicevo nell'introduzione del video, vi ho proposto questo pezzo in versione maglia, ma è veramente adattabilissimo a più progetti. Date sfogo alla fantasia. E per oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. E se volete lasciatemi un like, condividete il video, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.